Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Guardate quanti belli ingredienti questa mattina sul tavolo. Bene, adesso io vi dirò a che cosa servono, ma voi intanto iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici. Grazie. Quante cose che vi chiedo ogni volta, però fatelo, vi prego. Allora, andrò a fare i panini napoletani, ma non è la ricetta originale perché ognuno ha la propria, ok? La andrò a fare come li faceva mia nonna. Io ricordo questo profumo meraviglioso di salumi, di formaggi nel forno, e questa morbidezza di pane, e adesso li andrò a riproporre esattamente come li faceva lei. Allora, abbiamo qui 450 grammi di farina. Questa è una piccola variante che ho fatto. Lei ovviamente non aveva la Manitoba, usava la 00. Io per fare l'impasto un pochino più a lunga lievitazione ho messo 2,25 di Manitoba, 2,25 00. Poi abbiamo 4 cucchiai di strutto, 125 ml di acqua, 125 ml di latte. Io ho messo l'intero, però potete mettere anche quello scremato, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino abbondante di sale, pepe bianco, pepe nero, come volete, questo sta a voi, mezzo cubetto di lievito fresco, o eventualmente potete mettere anche il lievito di birra secco, 2 cucchiaini da caffè rasi. Poi abbiamo gli ingredienti per fare il ripieno, e qui abbiamo circa 400 grammi tra salumi e formaggi. Io ho trovato questo preparato che uso anche per fare il casatiello, che devo dire che è molto buono, però ho aggiunto del formaggio di fossa, così tanto per, e del guanciale fresco, come vedete è fresco, non è stagionato, in più del pecorino. Allora, per salumi intendiamo formaggio, prosciutto cotto, quello che avete in casa, salame. Quello che avete in casa, ragazzi, quello che avete in casa, salame, magari se ci avete, non so, avete fatto caso, quando comprate il salume, già il giorno dopo comunque cambia sapore. Ecco, voi fateci i panini, così almeno non va sprecato nulla, ok? Allora, come primo step in planetaria, se non avete la planetaria potete farli anche a mano, andremo ad unire tutti gli ingredienti tranne il sale e li faremo lavorare per bene per almeno 7-8 minuti con il gancio. A dopo. L'impasto è quasi pronto e adesso una bella spruzzata di farina sul tavolo e andiamo ad incordarlo. Quindi lo andiamo a impastare a mano fino a che non diventa bello liscio ed omogeneo. Dopodiché lo rimettiamo nella ciotola della planetaria o in un'altra ciotola coperto con pellicola e lo lasciamo lievitare fino al raddoppio. Ragazzi, nel frattempo, per cortesia, mi scrivete nei commenti la città da dove ci state guardando? Quindi ci vediamo al raddoppio dell'impasto. Direi che è lievitato il doppio, forse anche il triplo. Allora, e a questo punto che facciamo? Lo mettiamo sul tavolo, si stacca scusate il rumore, si stacca perfettamente dalla ciotola, lo andiamo ad allargare con le mani, se serve mettete magari un goccino di olio sul tavolo, ma non dovrebbe servire, in ogni caso non si appiccica, come vedete. Formiamo un rettangolo, ci vediamo qua. Rettangolo, diciamo, non è che deve essere perfetto, però se volete lo potete rifilare con l'attrezzo, un coltello, quello che volete, insomma. Allora, andiamo. Pepe, non tantissimo, ne mettete un po', dipende quanto vi piace il pepe. Poi formaggio, la prima ondata. Poi il misto di salumi, io ho preso questi per comodità,
però volendo potete scegliere, come abbiamo già detto, voi gli ingredienti da mettere. Adesso io li metto tutti qua nel centro, poi li spargo bene insomma per tutto l'impasto, ok? Poi metterò il pecorino e andrò ad arrotolare. Li metto tutti bene, ci vediamo dopo. Anche il gatto vorrebbe venire sul tavolo, ma non penso proprio. Allora, il nostro Manfredo puzzoloso. A questo punto mettiamo il pecorino. Io metto il pecorino, ma se volete anche il parmigiano. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che al posto dello strutto potete mettere tranquillamente l'olio extravergine d'oliva, però uno buono, uno che non copra troppo il sapore, uno come il nostro, del gruppo Caro. Esatto, ragazzi. Ok, a questo punto che facciamo? Andiamo ad arrotolare il tutto. Io inizio da qui. Li faccio un pochino più grandi del normale, se no, se li volete più piccini, arrotolate la parte più lunga, ok? Io sto arrotolando la parte più corta. Poi dopo, Arrotoliamo tutto esatto, e ci vediamo tra un attimo. tra un attimo. A questo punto schiacciatelo un pochino, in questo modo, e andate a fare delle rotelle, dei pezzi da, diciamo, un 3 dita circa. Se fuoriesce qualcosa, lo rinseccate dentro. Aspettiamo che lievitino un'oretta, dopodiché lo andiamo a spennellare con dell'uovo, del tuorlo d'uovo o anche con uovo e latte, e poi li mettiamo in forno. Ci vediamo dopo. Eccoli. Adesso li facciamo lievitare almeno un 3/4 d'ora, ma un'ora sarebbe perfetto. Dopodiché lo andiamo a spennellare, come vi ho detto, con un tuorlo d'uovo e un pochino di latte, circa 2 cucchiai, e li andiamo ad infornare successivamente a 180 gradi a forno già a temperatura per circa 20-25 minuti, dipende dai forni. Ho messo il tuorlo con i 2 cucchiai di latte. A questo punto vado a spennellare i nostri panini in questo modo su tutta la superficie. Una volta fatto questo, In forno 180 gradi già a temperatura per circa 25 minuti. ci vediamo dopo. A dopo. Sono pronti, li facciamo raffreddare un pochino perché toccarli adesso non è il caso, e ve li facciamo vedere aperti. È il momento di aprirli. Io prendo questo, che c'è pure la crosticina del formaggio che qualcuno mangerà mentre io parlo. Guardate quanto sono soffici, guardate che meraviglia. Che ne dite? Uno spettacolo, ragazzi. Vale la pena di farli. Sì, decisamente sì. Lo vuoi assaggiare? Vabbè. Beh, tieni amore. Belli, pieni. Mamma che buono. Provate a farli, ragazzi, perché sono spettacolari. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Ciao a tutti.